That's why you chose the family as your study partner. Yes. And no plastic, no plastic. You don't have your own bag. Questo sempre in questo negozietto. Next. A little creativity at the front end saves millions at the back end. Do you know who the first person was in Italy to talk about zero waste? Leonardo da Vinci. La prima persona in Italia a parlare di rifiuti zero. Leonardo. In his writings he said, there's no such thing as waste. Ha scritto che non esiste rifiuto. Imagine Leonardo coming back to Italy today and being taken to a Labrescia incinerator, the most beautiful incinerator in the whole world. Immaginiamoci Leonardo che viene in Italia adesso, di questi tempi, lo portano a vedere l'inceneritore di Brescia, il più magnifico inceneritore che abbiamo in Italia. And they take him to the tipping pit of this incinerator. E lo portano a visitare questo inceneritore. And he says, what is this stuff here? What is this material? He's never seen plastic. E inizia a vedere tutto questo materiale che va a finire nella bocca dell'inceneritore. Oh, Leonardo, that's all the stuff we bought yesterday. Leonardo, sono tutte cose che abbiamo acquistato ieri. That's all the stuff you bought yesterday? Possibile? And what are you going to do with it? E che cosa ci fate? We're going to burn it. Lo bruciamo. Oh, noioso. So after we have step 7. Yeah. Economic incentive. Step 7. Economic incentive. Yes. Good. And this is what we call the pay-by-bag system. So your taxes are paid essentially for the system, but when they collect the material, the compostables are taken for free. Gratis. Compostable, gratis. Recyclable, gratis. But the residual fraction, the more you make, the more you pay. Ecco cosa si dovrebbe fare. Se si conferisce giustamente l'organico per il compostaggio non si paga, se si conferiscono i materiali per il riciclo non si paga, ma tutto quello che non è riciclabile, non è riutilizzabile deve essere pagato. You don't want to pay? Don't buy. Se non volete pagarlo, non lo comprate. Next. Roberto Cavallo is from Piemonte, and he has developed many very clever ways of developing these pay-by-bag systems. Because you have to work with the Italian tax system. It's not easy, but he's worked it out. Next. That's how you can contact Roberto Cavallo. He's one of the brightest minds in waste. Una delle menti più brillanti per quanto riguarda i rifiuti, ha studiato diverse soluzioni proprio per portare avanti questa strategia del chi produce rifiuti paga. Now, in Villafranca, Tuscany, it's a population of 30,000. They went from 70% raccolta differenziata to 85% using the pay-by-bag system. So that really pushes the numbers up. Quindi in questo centro avevano già una raccolta differenziata ottima al 70%, ma hanno raggiunto appunto l'85% grazie a dei sistemi studiati da Roberto Cavallo. Next. In Spain, Ursula, in last country, next, went from 28% raccolta differenziata to 86%. In 7 months, using this pay-by-bag system. Questo centro in Spagna, Usurbil, nei Paesi Baschi, è passato addirittura dal 28% di raccolta differenziata ora 86% grazie a questi sistemi.
Why did Seville, this little town in the vast country Spain, why did they push it up to 86%? Do you know why? Perché è successo questo in questa piccola città? Lo sapete perché? They wanted to build an incinerator in Seville. And the people said no! Volevano costruire un inceneritore e invece qualcuno ha detto di no e hanno fatto vedere che un altro modo era possibile. In San Francisco, it's 25% cheaper for the restaurants and the hotels to put out clean organic waste in their kitchens than mixed waste. So there's an economic incentive. A San Francisco per esempio i ristoratori hanno una convenienza monetaria del 25% a conferire organico pulito che possa andare direttamente nel compost piuttosto che rifiuti sporchi indifferenziati. So now we come up to, okay, we've got composting, we've got recycling, we've got reuse, repair, deconstruction, we've got waste reduction initiative, we've got the pay-by bag system. We still have some residuals. Abbiamo fatto tutte queste cose, cioè le carte tutte di nuovo Paul, però c'è ancora qualcosa di residuo che ci avanza. Next, step 8. We need center for research and separation of the residual. Next, but we have to do this with two things. Step 8A is a facility to separate the remaining residual. Next, and this is operating in Nova Scotia already. Next, it's built in front of the landfill. Next, and no material, no residuals can go directly into the landfill. They have to go through this facility first. Allora, questo step 8 si divide a sua volta in due fasi. Allora, la prima fase sono questi impianti di separazione. Per esempio in Canada hanno questi impianti costruiti proprio di fronte alle discariche, insomma, nessun residuo da arrivarci. So this is operating in Nova Scotia, and they pull out more recyclables, more toxics, and the dirty organic fraction organic smoker is not touched. It goes along the conveyor belt, and when it gets to the end, it is shredded and goes to a second composting operation, not to produce products to use, but to stabilize it biologically above ground so it doesn't cause problems underground. Quindi loro in questi centri naturalmente accettano anche l'umido che è un po' un pochettino sporco, la frazione organica sporca, e questa passa su questi nastri trasportatori e quando arriva alla fine del suo percorso non viene messo direttamente come compostaggio, ma viene lasciato lì a stabilizzare affinché tutto quello che sono le sostanze che non dovrebbero essere utilizzate decadano. You know, 26 years ago, I read that all landfills leak. All landfills leak, yes. Tutte le discariche hanno delle perdite liquide. But the engineers keep designing new plastic liners, daily covers, etc., all trying to contain this material. Gli ingegneri continuano a costruire, a trovare nuovi sistemi, nuovi materiali per cercare di contenere queste perdite di questi liquidi. I said, if you can't control what comes out of a landfill, you've got to control what goes into a landfill. And that's what this facility does. It controls what goes into the landfill. It takes the toxins out, it stabilizes the organics. Quello che dice Paul è se non puoi controllare quello che esce, quello che viene fuori dalla discarica, è necessario controllare quello che vi entra.
e con questo sistema che utilizzano in Nuova Scozia hanno trovato il sistema per controllare i materiali prima che arrivino in discarica. We want something more. Ma vogliamo di più. Next. Step 8B is the Zero Waste Research Center. Questa è la seconda fase del step 8. And that is put into this facility to study the non-recyclable materials. Il centro di ricerca che cosa fa? Studia tutti quei materiali che apparentemente non sono riciclabili. Next, we want to use professors and students from our local universities to be directing this research. In questo progetto sono coinvolti professori locali che possano dare una mano su questo tema. This residual separation research center is where community responsibility and industrial responsibility come together. Ecco una fase in cui la responsabilità industriale e la responsabilità della comunità si fondono, camminano insieme. Next, the message to industry: if we can't reuse it, recycle it, or compost it, then next industry should not be making it. That is so important a message to zero waste. This message is really saying this is more than recycling. The communities cannot get to zero waste by themselves. We must have the cooperation of industry. Questo è un messaggio fondamentale per la strategia Rifiuti Zero. La comunità da sola non può arrivarci, è necessario l'apporto dell'industria. And in January, lovely Rosario Paganini started the first research center, zero waste research center in the world, in big. Ecco, abbiamo questo primato Rossano Ercolini, di cui parlavamo prima, con Papandoli, ha aperto il primo centro di ricerca Rifiuti Zero, il primo al mondo, piccolino piccolino. Hercules means little Hercules. Little Hercules. Primary school teacher has led the Italian zero waste. È veramente un Ercole Rossano che sta trascinando dietro di sé l'Italia con questa strategia di Rifiuti Zero. First of all, you have to make sure that the systems that you've laid on that are maximized. That we're going to have to keep educating people. We're going to find things in this residual separation that should have gone to composting, should have gone to recycling. So that's, we've got to make sure that we maximize. Quello che fa il centro di ricerca è anche quello di monitorare tutte le fasi precedenti affinché non vengano fatti degli sbagli del tipo questo poteva andare qua, poteva andare là e quindi migliorarsi costantemente. We need to develop a directory of best practices. We must find out all the good things that are happening in Italy and other European countries, the good examples of reuse and repair, the good examples of economic consent, the good examples of waste reduction initiatives. We can't all invent things, but if people are doing them, we need to copy them. Esistono sicuramente delle realtà positive in giro, è giusto che il centro di ricerca si occupi anche di questo, di identificare le migliori pratiche e gli esempi che ci possano aiutare a portare avanti questa strategia. Next, we need to find some local usage of some of the material. For example, you can use shredded newspaper for insulation of buildings. So that's another industry that can be developed. Dobbiamo cercare di trovare degli utilizzi